credeva nell'uso del cemento armato che seguisse soprattutto le leggi naturali della fisica e delle strutture. E quindi, contrariamente a quello che potrebbe essere il pensiero comune, che magari lo accomuna a un Calatrava, forse oggi invece Calatrava è proprio quello che c'è di più lontano da Pierluigi Nervi. Vedo invece più vicini alcuni studi che ci sono in questo momento che lavorano proprio sulla vicinanza tra strutture naturali e architettura. Per esempio all'MIT di Boston c'è un gruppo che lavora, guidato dal professor Philip Bloch, che ha presentato anche la Biennale di Venezia l'anno scorso, proprio che riprende le idee di Nervi, di queste strutture che lavorano essenzialmente per forma. Le opere di Nervi assolutamente sono state misconosciute, maltrattate, non solo a Roma. Ecco. Io vengo da Torino e a Torino abbiamo due opere grandissime di Pierluigi Nervi che sono in condizioni veramente disastrose. Quindi come Fondazione Pierluigi Nervi è da anni che lavoriamo, spesso arrivando un po' troppo tardi, per fermare alcuni processi di trasformazione. Per il Flaminio ne abbiamo già fermato uno un po' di anni fa, di un progetto che lo soffocava e lo massacrava. Ovviamente spero che adesso si concluda il progetto di management che abbiamo avviato con il Getty e poi deve ritrovare una funzione che sia la sua funzione più simile alla sua funzione originaria, perché le architetture di Nervi vivono e sono strettamente legate alla funzione che ospitano.